Cari amici di Smart Video Photography, benvenuti finalmente in questo nuovo video. Riparleremo nuovamente di come girare video blog, ma non solo, con il nostro smartphone, per il nostro canale YouTube, per i nostri social. Dove volete mettere questi video ve li mettete, però oggi andiamo a vedere un accessorio veramente a basso costo, ragazzi. Non ci posso credere. Quando l'ho preso costava 18 euro, adesso in offerta oggi a 12 euro. Incredibile. Spero per quando uscirà questo video ovviamente sia ancora in sconto, perché veramente prendetelo, perché ho già aperto, perché sapete che sì, che faccio un po' le cose così spontaneamente, ma devo andare sempre sul sicuro per non fare brutte figure, soprattutto con voi. Ho visto dentro, ragazzi, cose incredibili, cose che noi umani non possiamo immaginare, quindi andiamo subito a aprire la scatola, che è molto bella, fatta molto bene, di cartone molto duro, quindi andiamo a vedere cosa c'è qua dentro. Se sentite rumore è il ventilatore, a parte gli schiamazzoni, però è il ventilatore. Andiamo a aprire la scatola, bellissima, io l'ho già aperta, ragazzi, scusatemi, ma sono sempre fatto così. Apriamola e tada, ragazzi. Guardate un po'. Riuscite a vedere? Ecco, ho dato una volta il microfono. Prima di aprire vi faccio rivedere ovviamente la confezione chiusa, per descriverlo un attimo. Vedete qua abbiamo un accessorio completo, ok, completo di 3 piedi, asta selfie, faretto e ovviamente microfono, quindi è completa questo accessorio. Con tutta questa scatoletta contiene l'accessorio completo, quindi andiamo adesso a prenderne uno a uno e vediamo cosa c'è. Innanzitutto il pannetto, sempre bene averne uno dietro, e le istruzioni d'uso per ovviamente montarlo. Poi qua abbiamo la testata per ovviamente alloggiare il nostro smartphone, e la mettiamo qua. Poi abbiamo la nostra asta selfie e la mettiamo qua, ok, sperando che non cada, che ce n'è una botta. E poi abbiamo ovviamente qui, volevo prendere il pezzo forte per ultimo perché è veramente bello, sembra quasi la confezione di GoPro. Abbiamo qui invece il microfono con tanto di anti-pop, ragazzi, lo voglio mettere diritto perché non voglio fare Steve Jobs assolutamente, però mi fa da fastidio. E qui abbiamo invece penso che sia il 3 piedi, poi lo andremo a aprire, ragazzi, andiamo un po' così a braccio, siamo un po' spontanei, siamo un po' tutti spontanei. E questo penso che sia per la GoPro, non penso, ma forse lo è, poi lo vediamo. E invece guardate qua la confezione del faretto, ragazzi, cioè è bellissima, sembra quasi una confezione di una GoPro. Quindi adesso rimetto dentro la scatola ovviamente il pannetto e le istruzioni, le piccole istruzioni. Anche questo la GoPro non mi servirà perché non ho la GoPro dietro, poi la mia è talmente vecchia che non mi serve. Lo vado a mettere qua e incominciamo ad aprire ovviamente le varie scatole. Iniziamo a aprire questa qua e vediamo cosa c'è dentro. Allora, innanzitutto apriamo questa, che penso che sia come dire, aiuto ragazzi, non sono pratico, che sia l'attacco proprio per lo smartphone, penso proprio di sì, quindi andiamo a fare così. Ok, guardavo lì perché il microfono, cioè guardavo lì, non avete visto che guardavo lì perché prima non ho attaccato il microfono, ho dovuto fare tutto da capo. Ok, possiamo aprire, se Gennaro ci riesce. Mamma mia, ragazzi, quando si è inchiappato però sarei quasi bravo a fotografare e riprendere, ma le scatole. Ok, andiamo un po' a aprire questa, ok, e vediamo cosa ulè. Allora, abbiamo innanzitutto, questo è ovviamente l'attacco per lo smartphone, se c'è un po' di largo, e di qua abbiamo le varie diciamo vari alloggi, sia per, io la metto un attimo qua, sia per le slitte, vedete, per i microfoni. Non vorrei che questa si svitasse, non si svita, vero, perché sarebbe una cosa troppo pazzesca. Allora non si toglie questa qui, almeno sembra, vabbè, lo stesso. E qua abbiamo ovviamente l'attacco, sempre 1/4 di pollice, e questo possiamo ovviamente decidere l'inclinazione. Non è possibile purtroppo mettere in verticale e orizzontale il nostro smartphone, almeno penso che non si possa
fare così. Poi vedremo ovviamente quando apriremo il resto. Vediamo se nella scatola c'è più niente. Non c'è più niente, quindi questa scatoletta la possiamo chiudere e la mettiamo via. Andiamo avanti con l'asta selfie, direi di sì. Questa qui è l'asta selfie, anche questa chiusa ermeticamente. No, questa non è chiusa ermeticamente. Ah, avete già aperta, volete vedere cosa c'era dentro, Allora, risatine da cartone animato. Oh, questa qui sì, è l'asta selfie. L'asta selfie è ovviamente a baionetta, penso, fatta, giusto? Se non sbaglio, ragazzi, sono proprio inchiappato. Sì che è baionetta, su. Ecco lì, vedete che sì. Ok, sì, tira su. Adesso non so quanti chilometri è. Ecco qua. È un'asta selfie, diciamo, tranquillo. Tranquillo, ma manco guai, ragazzi. Come cita la Sena. Ecco qua, e qua ovviamente va inserita la nostra testuggine che abbiamo visto prima, quindi la mettiamo da parte anche questa e andiamo a boxare il resto. Allora, qua dentro cosa c'è? Qua dentro invece c'è il microfono con tanto di paravento, signore e signori. Signore e signori, e tanto di cavetto, ok, che danno sempre dotazione. Abbastanza lungo. Cosa c'è qua dentro? No, solo il cavetto penso, e questo è il microfonino. Ragazzi, abbastanza un microfonino abbastanza pesantuccio. Lasciamo stare i commenti che sono sempre gli stessi, però potevano farlo giallo, potevano farlo blu, potevano farlo rosso, potevano farlo verde, quindi accettiamo un po' quello che si ha. Qua dentro invece ci deve essere il treppiedi. La mia memoria non mi inganna, eccolo qua il treppiedino, vedete? Allora apriamo il treppiedino che è sottovuoto tipo caramelle, quindi noi lo andiamo a no, non è vero, c'è lo scotch, ed ecco qua Telchi. Rimettiamo qua dentro questo, ok, mettiamolo dentro perché non voglio perdere le cose, perché io perdo sempre tutto. E questo è il treppiedino, ragazzi, neanche tanto plasticoso, sapete, plastica ma neanche tanto brutta. E adesso andiamo qua, ragazzi, questo mi colpisce sempre di più perché guardate che roba. Guardate che roba. Allora, questo come si fa a aprire? C'è lo scotch dappertutto, bisogna che lo discocci. Non ti scocciare che ti scoccio, Allora, lo scoccio, eccolo qua, guardate che bravo Gennaro è diventato, guardate. Eccoli, lo mettiamo da parte anche questo e andiamo a aprire il faretto. Ok, allora questo è, vabbè, questo niente, la cosa, ragazzi, sembra quasi quello della Luma Cube che io ho sfasciato perché ho praticamente l'ho rotto quello lì. È scarico. È scarico, ragazzi, bisogna mettere un po' sotto carica perché bisogna caricarlo. Allora andiamo a vedere cosa c'è ancora sotto, se c'è un fondo. Fondo. Ok, qua c'è, allora abbiamo questo che deve essere il paralume. Dai ragazzi, un po' bruttino, però dai ragazzi, per di 12 euro, su, facciamola finita. Quel cavetto di ricarica, il suo proprietario, porca vacca, questo non ci voleva, questo è il suo proprietario, non che voleva questo. E è magnetico, mi piace fare gli unbox così senza sapere cosa c'è dentro, è più bello secondo me, è magnetico. Quindi lo andiamo subito a caricare e poi basta, cioè, no, anche i filtri, no ragazzi, su, i filtri rotondi quadrati, cioè capite, altro che Luma Cube che costa 120.000 euro, su, vediamola un po'. Allora andiamo a mettere, togliamo le capocchie da mezzo, andiamo un po' a mettere sotto carica e vediamo che succede. Allora, mettiamo sotto carica il nostro faretto, vedete se accende la luce, poi devo farvi vedere questo, vedete che si accende la luce e quindi è sotto carica. Mentre andiamo un po' a assemblare il tutto, no? Innanzitutto cominciamo a mettere il nostro treppiedi sulla scrivania e poi ci andiamo ad aggiungere ovviamente il nostro baccone, ok, così messo in questa maniera, perfetto. A questo punto andiamo a metterci la capocchia che l'ho persa, eccola qua la capocchia, questa
Sì, non è leggerissimo, devo dire la verità, non mi vedete neanche più. Ok, la capocchia, la giriamo, anche la vite, no, non ha la vite di raccordo, comunque perfettamente perfetta. Questa penso che sia per il faretto, non so, vabbè, poi lo vedremo, perché dobbiamo aspettare un attimo che si carichi. Ovviamente la scatola l'ho aperta adesso, quindi non ho avuto modo di caricarlo. Ok, vedete che abbiamo fatto già una bella torre di Babele, si vede? Sì, si vede. Poi andiamo a prendere il microfono e abbiamo la molletta, la solita molla, ok, eccola qua, la molletta dove e andiamo a metterci dentro il microfonino che adesso andremo a spaccottare. Ecco, il microfono è questo, lo andiamo a spaccottare, vola tutto, ragazzi, attenzione, e andiamo a metterlo nella molla, come ovviamente si mette ogni microfono di questa c'ha il suo incastro, ecco lì, e quindi non faccio altro che andare a infilare in una slitta di queste, ok, e a questo punto avvitare la vite, la solita vite che c'è, ormai l'abbiamo vista 100.000 volte, sono genovese, l'abbiamo 100.000 volte, ok, la vite che avvita praticamente il nostro microfono. Poi a questo punto dovremo piantarci lo smartphone e vedere che succede, perché dobbiamo piantarci uno smartphone. Allora, uno smartphone lo prendo qua, prendo l'S10 che sta facendo da ponte, speriamo che vada bene, e lo andiamo a mettere qui nell'alloggiamento che si tira su come una molla, come al solito. Ecco, ragazzi, eccoli, fetu, avvitiamo la vite. Il nostro microfono l'abbiamo messo a posto. Adesso qua ci va il faretto che è scarico, purtroppo. Possiamo andare anche a prendere il cavetto e visto che siamo molto fortunati praticamente perché il nostro S10 ha ancora al suo interno il jack, quindi possiamo andare a aprire questo e utilizzare il jack senza dover fare ovviamente cose strane con cavetti Lightning, USB ovviamente C, che non voli nulla perché non voglio far volare nulla. Ecco qua, ok, allora ragazzi, abbiamo ovviamente cavetti doppi sia per videocamera che per smartphone. Vi ricordo che quelli a 3 sono per lo smartphone e quelli a 2 sono per la videocamera, ok? Penso che questo sia 3, speriamo di non fare una brutta figura. Dove c'hai Boggio questo? E da quest'altra parte li mortacci sua, ok? E allora dobbiamo cambiare il microfono, dobbiamo metterlo più vicino perché questa si svita, anche questa si leva. Ragazzi, che meraviglia. Ragazzi, teniamo in mente il prezzo, 12 euro adesso in sconto, se no 18 pieno, teniamoci conto questo, ok? Colleghiamo, ok, fatto lo scattino, perfetto. Adesso andiamo a aspettare un attimino che il nostro faretto si carichi. Il faretto si è un po' caricato, quindi adesso andiamo a vedere che abbiamo ovviamente la possibilità di avvitarlo con un adattatore che è stato dato in dotazione, sempre 1/4 di pollice penso che sia, mi sembra più grande, però vabbè, lo andiamo ovviamente a inserire nell'apposito buchetto che c'è qua. Eccolo qua il buchettino, io ce lo vado a infilare. Abbiamo anche qua ovviamente la slitta, ok, dove possiamo andare a infilare ovviamente il nostro diciamo accessorio all'interno. Ecco perché hanno dato 2 viti, perché lo sapete che abbiamo 2 viti, perché una praticamente avvita lo slot, diciamo la slitta sull'alloggiamento, e un'altra serve per stabilizzare, diciamo avvitare, ok, il faretto, tenerlo fermo. Adesso andiamo a vedere come fare. Innanzitutto andiamo a riavvitare il tutto qua sotto, ok, e poi possiamo avvitare la prima vite che è questa qua, ok, quindi facciamo così e la avvitiamo e quindi il nostro faretto è fermo. E adesso andiamo a metterlo sopra il nostro accrocchione, il nostro super asta selfie da 12 euro. Bene, lo andiamo a mettere nella slittina, ovviamente dalla parte giusta dove
non picchia il sole, ma dove ovviamente c'è la nostra fotocamera, ok? Quindi là, così lo blocchiamo e lo blocchiamo bene, mi raccomando avvitate bene le viti ed è bloccato, ok? Per poter accendere il nostro faretto dobbiamo premere il tastino che c'è qua dietro, questo qui, lo premiamo finché non si accende, questo qua, questo qui illuminato. 4-5 secondi. Eccolo lì il nostro faretto. Io non so adesso se premendo abbiamo più posizioni. Sì, l'intensità, vedete, abbiamo l'intensità. Non so se riuscite a vederle. Ragazzi, andiamo quasi incontro, cioè nel senso contro LumaCube, questo qua, ragazzi, e che costa, mi sembra, 102 euro adesso, mi sembra, quindi ragazzi qua abbiamo tutto insieme e cliccando lungo ovviamente lo rispegniamo aspettando quei 4-5 secondi. Ragazzi, cosa volete che vi dica io? Cosa volete che vi dica? Cosa volete che vi dica? Faccio così e vado in giro a farmi selfie, qua, selfie, faccio così. Tra l'altro è anche un cavalletto da tavolo, perché io posso ovviamente utilizzarlo come cavalletto da tavola, vedete qua, cioè io ho messo qua e mi riprendo ovviamente tranquillamente con utilizzandolo così, quindi ragazzi, acquistatelo, 12 euro finché questo video, cioè al realizzo di questo video, mettiamoci anche questo perché mi piace. C'è qualcosa dentro? No, ecco, ce l'abbiamo fatta con le buone maniere, guardate un po' che impianto per fare interviste, ragazzi, potete andare così. Allora, buongiorno signori, volevo chiedervi se guarda un po', ragazzi, un impiantino così, ragazzi, adesso come adesso, spero ancora, 12 euro. Allora ragazzi, cosa dire? Io non ho parole per dire che questo affare costa 12 euro. Qui abbiamo anche i filtrini che possiamo andare a mettere, ma non li vado sinceramente a staccare, a togliere la pellicolina, perché tanto sono uno scherzo da ragazzi, inserirceli sopra. Questa è la capocchietta che ce la possiamo mettere qua, ovviamente per fare avere una luce più soffusa. Questo lo possiamo fare in finale. Intanto le conclusioni, lo sapete che io dico sempre che ogni cosa che, ecco qua, guardate qua, ogni cosa trova il suo collocamento da un po', non di lavoro, ma da un po' di tempo a questa parte la penso così, perché vedo troppe lamentele di persone che dicono le cose che costano poco, sempre da ridire. Adesso non si accende più, ma è scarico secondo me, e da ridire perché hanno sempre, cioè valutano sempre le cose senza magari provarle. Ho avuto dei commenti negativi da una persona che non è italiana su disco che ho portato, ma a me non funziona, il iBridge Air non funziona, quindi le cose le dico come stanno. Questo ragazzi è incredibile per quello che costa, non abbiamo tante regolazioni, non possiamo, il faretto non possiamo andare su e giù, però non ci focalizziamo su queste cose, focalizziamoci su qualcosa solamente che è, come dire, utile per noi. Sì, costa solo 12 euro adesso, ovviamente ancora in sconto, speriamo quando esca questo video che ancora sia ancora in sconto, quindi 12 euro ragazzi, veramente nulla, ok, niente. Tra l'altro è molto ben fatta la confezione. Bene, con questo vi invito a iscrivervi al canale, non l'ho detto all'inizio ma l'ho detto alla fine, e ero emozionato per questo aggeggino qua, e azionare la campanella se volete ricevere le notifiche dei video che posterò. Con questo vi ringrazio, e se volete, sperando che sia ancora in sconto 12 euro, anche 18 non è tantissimo, acquistatelo se vi serve un attrezzo per fare video interviste o anche videoblog. Ciao! Ciao, sono Gennaro, creatore di contenuti esclusivamente dai dispositivi mobile.
Sul mio canale YouTube Smart Video Photography potrai imparare a fotografare, girare video e montarli direttamente sul tuo dispositivo. Offro formazione anche online. Ti saluto e ti invito a seguirmi anche sul mio profilo Instagram. Ciao, a presto!